È abbastanza comune che abbiamo certi sentimenti, certi desideri che sono contraddittori dentro di noi. E come conseguenza è normale che andiamo a dire cose che sono contraddittorie, a fare scelte che sono contraddittorie. No? Una delle ragioni per quale questo accade, secondo me, è che noi non siamo fatti di un sentimento che rimane sempre lì, ma siamo fatti di momenti. Noi siamo fatti che la nostra mente è un flusso di pensieri, di sentimenti. La nostra vita è un flusso di incontri, di situazioni. Per questo c'è un momento in cui viviamo una situazione che ci avversione, non ci piace, quindi cerchiamo di allontanarla. Poi c'è un altro momento nel quale verso un'altra situazione relazionata allo stesso oggetto, alla stessa persona, eccetera, c'è attrazione. E quindi io dico, ma scusi, ma a me mi piace o a me non mi piace? La realtà è che a me né mi piace né non mi piace e che c'è un momento in cui mi è piaciuto e un momento in cui non mi è piaciuto. E noi siamo fatti di un flusso continuo. Ed è un po' difficile perché noi abbiamo una nostra identità propria e abbiamo un giudizio, quindi un'identità degli altri, delle situazioni, eccetera, che sono spesso basati di una fotografia del momento. Viviamo un momento difficile, facciamo una fotografia di quel momento e diciamo quella cosa non mi piace. Però poi dopo c'è un momento piacevole, c'è un aspetto buono relativo a quello e abbiamo un'altra fotografia e lì siamo in conflitto. Quale dei due seguo? Che cosa faccio? È difficile poter darsi una risposta semplice, perché molto spesso nella nostra vita le decisioni, le direzioni che prendiamo hanno degli aspetti positivi e degli aspetti negativi. E non è facile. Non è facile scegliere uno all'altro. È importante prima di tutto accogliere dentro di noi le nostre proprie contraddizioni. Essere consapevoli che sì, abbiamo contraddizioni perché viviamo esperienze diverse, relative anche alle stesse persone, alle stesse situazioni. Ci sono anche una stessa situazione in cui abbiamo una sensazione in una direzione, però un pensiero concettuale in un'altra. E cosa faccio? Dobbiamo vedere quale dei due coltivare. Certe volte è giusto coltivare e seguire la sensazione, altre volte è meglio seguire il concetto. Dobbiamo vedere quale dei due porta verso armonia, quale dei due porta verso uno stato più di equilibrio, quale dei due è più egoista, meno egoista, quale dei due è più direzionato verso medio-lungo termine o verso solo il momento presente in cui mi trovo. No? E una delle cose importanti è quando c'è una forte contraddizione e non sappiamo bene da che parte girare, è aspettare, respirare, lasciar passare un po' di tempo, non aspettando che il tempo risolva le cose, ma però aspettando che ci prenda, che diventa più chiaro che cosa veramente vogliamo, perché molto spesso stiamo vivendo un certo momento nostro che è influenzato da tante altre cose che non siamo neanche consapevoli e finiamo per reagire in qualcosa che in realtà non è neanche la ragione, la causa reale del nostro stato. Perciò è importante dare tempo, dare spazio, non reagire ma sì agire consapevolmente. È importante accogliere il sentimento, accogliere la ragione e quando non riusciamo a trovare un equilibrio o un'armonia fra i due, aspettare un po'. In questo processo ci sarà un momento nel quale ci sarà più chiarezza e uno dei due dice ok, va bene, accetto l'altro. E io personalmente ho la fortuna di non essere una persona che sono molto lento interiormente, di non mettere fretta nelle cose. E ho visto che molto spesso la reazione del momento in realtà non era la cosa giusta.
e dopo di un po' passa quel sentimento, cambiamo punto di vista, le cose si trasformano e le nostre reazioni spesso sono basate su un attaccamento a una fotografia di come quell'esperienza che abbiamo vissuto e crediamo che tutto il futuro continuerà così, quando in realtà è un qualcosa che è continuamente in trasformazione. Perciò è importante dare il tempo, stando aperti che le cose stanno trasformando. Non è che, ma io non posso vivere tutta la mia vita così. Non rimarrà così. O va meglio o va peggio, ma così non rimane. E se la situazione peggiora, vuol dire che hai chiarezza di che cosa devi fare. Se la situazione migliora, vuol dire che hai chiarezza di che cosa devi fare. Così non rimane. Tutto continuamente si trasforma e dobbiamo dare il tempo, perché quando siamo incerti è perché non c'è chiarezza e dobbiamo aspettare un po'. Questo è importante. E ricordarci che non c'è niente di male in avere contraddizioni, nel senso che, scusate il termine, però fa schifo avere contraddizioni. Non c'è niente di male inteso che siamo nel samsara, fa parte della nostra realtà. Non dobbiamo avere un senso di colpa per avere contraddizioni, ma sì accoglierli e dargli lo spazio per sviluppare chiarezza, ricordandoci che le cose non sono né in un modo né nell'altro, ma quelle sono solo delle fotografie che abbiamo fatto di aspettative, di esperienze, ma che la vita è continuamente in trasformazione.